Intanto come stai? Come è andato questo primo concerto a Ziget? Perché è la prima volta che ti esibisci qua, no? È stato emozionante anche se non ero agitatissima, questa cosa l'ho apprezzata, che ero tranquilla, proprio perché ho la dimensione del festival in un certo senso è più rilassante, no? Sei già in un contesto in cui le persone stanno venendo ad ascoltare musica, quindi c'è una predisposizione anche da parte del pubblico per cui figo, ce n'è, quindi è stato molto bello. Ma c'eri già stata da fan? No. E hai fatto qualche festival musicale da fan? Sì, ne ho fatto un sacco in Inghilterra, sono una fanatica di Glastonbury, di Secret Garden Party, di Green Man, Galles, conosci? Sì. Sì, perché lì, cioè quei festival proprio mi hanno cambiato, la prima volta che sono stata a quei festival a 18 anni, mi hanno completamente cambiato la percezione della musica. Ed è lì che proprio ho avuto anche lo switch, perché avevo un sacco di amici inglesi che suonavano, quindi sono stata, diciamo, introdotta al festival come facevo la finta fotografa ai tempi. Ovviamente non so scattare una foto, però cioè eri accreditata? ero accreditata come fotografa, esatto. E quindi sono riuscita, e da lì poi mi sono innamorata, ho detto no. Bello. E quante volte l'hai fatto da fotografa? No, la fotografa l'ho fatta solo 2 anni. Ok. Ma dove venivano pubblicate queste foto? No, poi venivano pubblicate, cioè ero tipo la personal fotografa di un gruppo inglese di amici. In realtà erano foto che si gestivano loro con l'ufficio stampa, così. Non so se ci sia mai stata una pubblicazione seria. Cosa però. Però tu hai già suonato ad esempio al South by Southwest in America. Hai notato delle differenze anche se stai qui da poco, immagino, con lo Ziget? Cioè quali sono le differenze principali? La differenza è che innanzitutto il South by Southwest è un festival in una città di addetti ai lavori, quindi è molto più complesso, cioè nel senso non sei in un'isola per cui hai già un'utenza, so, ci sono quante persone ci siano qua, perché ci sono già tanti che girano, quindi si fermano e ti ascoltano. Il South by Southwest è un po' più difficile perché sei magari in locali, è studiato proprio per essere in club, quindi o uno ti conosce o se magari non ti conosce è più difficile che venga a sentirti, è più secondo me per gli addetti ai lavori, quindi magari viene a sentirti il booking inglese o americano. Per esempio mi è venuto fuori una cosa molto interessante con una società di sync di New York. Magari hai davanti 10 persone, però lì le 10 giuste, no? Sì. E che ti aprono delle porte. È differente perché qui proprio la gente che viene ad ascoltarti. So che il tuo nome d'arte è una sorta di omaggio al nome di tuo nonno, giusto? Sì, allora il mio primo nome è Alessandra, il mio secondo è Joan. Il mio nonno si chiamava Alberto Juan. E Tile è il tuo cognome, perfetto. Diciamo che ho un po' boicottato il primo nome. Vabbè, però C'è sempre sulla carta d'identità. Però Joan Però è diventato, sì, cioè, ti chiamano Joan a casa? sì, anche mamma. Sì. E come mai la scelta di trasferirti in Italia? In che senso? Nel senso, col fatto che tu hai avuto so che hai viaggiato molto, sei stata molto in giro per il mondo, comunque parte della tua famiglia è colombiana e canti in inglese, quindi come mai in Italia? Perché una cosa che pensavo, che adesso è un po' in dubbio, ma in dubbio per una questione proprio secondo me di ascolti in Italia, cioè il nostro è un paese molto legato alla lingua, è l'italiano, il cantautorato. Adesso stanno cambiando le cose secondo me perché c'è più apertura mentale anche nell'ascoltare artisti che cantano in inglese. Io decido di rimanere in Italia perché mi piace l'Italia e perché siamo in un momento storico in cui ci metti un'ora ad arrivare a Londra, quindi è facile viaggiare, è tutto super contaminato, siamo tutti figli del mondo, no? Quindi voglio dire, non dovrebbe essere un problema, lo è perché comunque in un certo senso è ancora difficile, cioè sto migrando è difficile, motivo per cui sto andando a Londra. Hai deciso quindi che ti trasferisci, infatti questa era un'altra domanda. Lì già hai conoscenze, amici? Un po' di cose là, ho deciso di farmi almeno
mixare lì un po' di cose, cioè in maniera tale che si scrivono le cose in inglese e abbiano un altro tipo di Certo, corso. no, infatti è questo Perché il problema non è farle uscire, è proprio il circuito, no? Poi rimane un po' relegato Certo, certo. qua. E c'è anche un po' un pregiudizio, no? Nel senso non siamo... di base all'italiano non gli frega niente, ma non è una critica la mia, penso che sia proprio un dato di fatto. Cioè non c'è questa... non interessa il fatto che un artista canti in inglese, cioè di base l'italiano è la main language e questo lo dice anche principalmente, diciamo, anche tutta la nuova musica italiana, Sì, ma sì. ci sta, cioè nel senso, io non è che dico non canterò mai in italiano, mi piacerebbe fare delle cose in italiano, ovviamente è il mio stile, però non dovrebbe essere un problema di lingua, capito? Tu dovresti apprezzare un artista A che prescindere canti dalla in lingua. inglese, in spagnolo, Certo, in certo. italiano, no? Parlando invece del tuo album, so che si chiama Tango non per lo stile di ballo ma per il significato in latino. Cosa tenevi che significasse questo tango per te? Per me volevo che venisse collegato a un discorso emotivo, perché è un disco molto emotivo, nonostante sia ricco di influenze elettroniche, comunque è ricco, cioè non è un disco acustico, era molto più acustico l'EP che ho fatto. Però nonostante questo è nato da un periodo mio emotivamente molto forte, anche difficile, quindi volevo che comunque suscitasse e arrivasse alle persone, quindi è tipo stato un buon augurio, un buon augurio, però un sentimento, no? Si chiamarlo in questo modo, anche riferito alla canzone che avevo scritto che si chiama Tango. Quindi quella è stata la prima canzone che hai scritto dell'album? Una delle prime. Ok, e l'ultima invece? E l'ultima che ho scritto è stata Mountain. Ok. E le produzioni le hai curate tutte tu o ti ha aiutato qualcuno? Le produzioni le ho curate insieme agli Etna che sono i miei carissimi amici, produttori, band, eccetera. E siccome loro scrivono benissimo, cosa sta succedendo? Non lo so. Cioè, non ci sta che sta male, Ziget. ragazzi. E quindi le abbiamo curate insieme. Ok, bene. Infatti è venuto, è un bellissimo album sicuramente, sono molto contenta che tu l'abbia fatto. E... 3 dischi senza cui non potresti vivere. Allora, non potrei vivere senza Led Zeppelin 4, non potrei vivere di quelli moderni, dai, facciamo 2 moderni. Decidi tu. Non potrei vivere senza Mala di Rodrigo Amarante e ce ne sono un sacco in realtà. Dico proprio il mio favorite che ho Vai. il piacere di conoscere recentemente, che è Anderson .Paak, Ok, bene. che è Malibu. Grande scelta. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao.